El siguiente programa muestra fallas de origen debido a la sobresaturación de las líneas de comunicación en el mundo causada por la pandemia mundial del COVID-19. Gracias por su comprensión. Bienvenidos a Friends at Home, segunda temporada, el programa fresco, único e irreverente de Rally Inside. Hoy contamos con la presencia de Paolo Andrucci, piloto de rally italiano, 11 veces campeón de Italia, 2 veces ganador del Rally San Remo en el IRC. Inició su carrera deportiva en 1987, debutó dentro del WRC en 1989, en el Rally de Portugal. Desde 2014, ha participado en la evolución del Peugeot 208 T16, con el que compite en el campeonato italiano. Paolo Andrucci, aquí, en Rally Inside Plus Internacional. Que ya estuvimos en Madrid, ya estuvimos en África, ya estuvimos en quién sabe dónde, pero hoy nos vamos hasta Italia, otra vez en Italia, porque la verdad es que Italia nos da cosas maravillosas, y si nos da cosas maravillosas, pues nos da rally drivers maravillosos. We have our rally driver, wonderful, marvelous rally driver, and he is Italian, and he's Paolo Andrucci. Welcome to Rally Inside Plus, Paolo Andrucci. It's a pleasure for me to watch you here. And now the technology can do whatever, so we cannot hug each other right now. But I send my hug and my kisses for you and for your wife. And it's a pleasure to have you here. How are you, Paolo? I am very well, thank you. Thank you very much. Ok, para esta entrevista tenemos a mi amigo Gianluca Nataloni. Gianluca, saluda a la gente, por favor, que nos va a estar traduciendo aquí. Hola, un saludo para todos los aficionados, los amigos de Rally Inside Más. Paolo Andrucci, es un placer. Vamos a presentarle a todo el mundo quién es Paolo Andrucci. Paolo Andrucci corre con su esposa. Muchas veces, 11 veces, por ahí así, campeón nacional de Italia, campeón en San Remo, el IRC, muchos años de Paolo Andrucci, gracias a Dios, en este mundo de los rallies, y la verdad es que para nosotros es un placer conocerlo. Yo lo conocí en Rally Legend, en San Marino. Yo quiero que le digas a la gente, Paolo, ¿quién es Paolo? ¿Qué hace Paolo Andrucci cuando no está arriba de un coche? Beh, allora, io faccio rally da quando ho praticamente 19 anni. Ho iniziato come navigatore, come diceva Gianluca, e i miei non erano molto d'accordo, infatti all'inizio l'ho dovuto fare un po', diciamo, senza dirglielo, per cui sono stati un po' di anni difficili, perché studiavo e poi, diciamo, il sabato e la domenica, invece di tornare a casa, facevo il navigatore. Così anche il debutto da pilota l'ho fatto, e loro non sapevano, perché anche se ho chiaramente molto rispetto verso i miei genitori, e che sono stato, credo, un figlio diligente, però la passione era talmente tanta che qualche bugia l'ho detta. Per il rally ho fatto anche questo. ¿Cuál fue ese momento que marcó tu vida cuando, porque claro, empiezas y te gusta mucho, te gusta la pasión, peleas contra tus papás, tienes que acabar la escuela, una serie de cosas, pero llega un momento en el que dices, hey, este momento me está marcando, yo aquí decido que quiero seguir en esto y que voy a seguir haciendo esto el resto de mi vida, ¿no? O hasta que se pueda, pero quiero pelear un campeonato nacional, quiero pelear un campeonato mundial, porque todos tenemos sueños. ¿Cuál es ese momento que marcó un antes y un después en tu carrera? Ma allora, i miei hanno ora, avevano un ristorante vicino alle prove speciali del Rally del Ciocco, e quando avevo 12 anni ho conosciuto Dario Cerrato e Lucio Guizzardi, che venivano a dormire e a mangiare da me come altri piloti, ma con loro abbiamo stabilito un rapporto veramente subito quasi fraterno, e per cui mi ha portato Dario a fare subito il primo giro in macchina in una prova speciale, e ero terrorizzato perché non ero mai andato così forte su una macchina da rally. E dopo le prime curve, che ho preso proprio paura,
ho visto poi l'abilità di Dario, come guidava, il bello di una macchina da rally, e dopo 4-5 curve ancora ho detto io voglio fare questo, voglio fare il pilota di rally. Paolo, fíjate que cuando uno ya tiene como sus objetivos trazados, trabaja para llegar a ellos y nunca se da cuenta en qué momento vas subiendo de nivel. Mides tu nivel con tu experiencia personal porque cambiaste de máquina, porque cambiaste de categoría, porque ahora en lugar de estar corriendo un rally regional, estás corriendo un rally nacional. Pero la realidad es que no somos tan conscientes, y lo digo hasta por mí, ¿no? Que no somos luego tan conscientes de todo lo que vamos generando alrededor. Y si alguien tiene seguidores en este mundo, en Europa, porque yo vivo en España, ahorita estoy en México, pero vivo en España, pero en Europa es Paolo Andrucci. Y de verdad, yo conozco mucha gente que te siguió, que sabe, y que muchas veces tú no sabes que todo, o sea, no somos tan conscientes de todo lo que vamos generando. ¿Cuál fue ese momento donde volteaste de pronto para atrás y dijiste, oh, órale, todo lo que estoy haciendo, ¿no? Ma allora, guarda, ci sono stati probabilmente due momenti che ricordo sempre molto volentieri. Il primo è proprio al debutto da pilota, perché non sapevo, ero molto appassionato, ci avevo messo tutti i miei risparmi, tutto il mio tempo, e non sapevo a che livello ero al confronto agli altri, per cui questo è stato un momento che è stato molto di tensione. E al debutto però è stato subito bello, perché come ho finito la prima prova speciale da pilota, ho visto che ho vinto la prova di categoria, per cui contro piloti molto più esperti, e questo mi ha fatto capire, mi ha dato una gioia immensa, perché ho visto, ecco, la gente a fine prova che è arrivata e tutta come ha visto il tempo, mi ha dato una grande emozione. E l'altro momento è quando ho vinto la prova a Sanremo del mondiale, davanti a Sainz, McKinnon, Barz, Liatti, insomma tutta gente che era veramente per me al top del mondo, e vedere la classifica rientrare al Park Assistenza e vedere, insomma, che in testa alla classifica, perché era la seconda prova, ma la prima era stata annullata, vedere Andreucci e poi tutti gli altri, chiaramente, e tutta la gente intorno, lì mi ha fatto veramente molto piacere. Cuéntale a la gente ese momento súper vergonzoso que pasaste, que en ese momento dijiste, no, por favor, no me puede estar pasando esto, no me puede estar pasando esto, pero que hoy que lo platicas, que hoy que lo cuentas y lo hablas, te mueres de la risa, y todo el mundo se muere de la risa a partir de ese momento. Dopo le prime gare fatte, diciamo, vicino casa, sono partito per fare il trofeo, quello che era una volta il trofeo Fiat, e mi sono indebitato, ho comprato una macchina. Alla prima gara ero talmente eccitato per poter far bene, perché sapevo che potevo fare bene, ma non sono riuscito neanche ad arrivare alla prima prova speciale, perché mi si è bruciata la centralina, per cui gli amici, a quel punto anche i genitori, c'era tutto un ambiente che era bellissimo prima, ma proprio una delusione clamorosa. La seconda gara, alla prima prova speciale mi si è rotta la macchina, mi si è staccata una ruota, per cui è stato prima gara neanche un punto, seconda gara neanche un punto, e con la macchina rotta, per cui perché c'erano i premi, chi arrivava bene, c'erano i premi in denaro, e questi mi consentivano di andare avanti, per cui ero senza soldi, con le macchine rotte, senza neanche un punto in campionato. Quello, devo dire, è stato veramente brutto, perché poi sono partito per la Sicilia con un mio amico, furgone e carrello, perché sono 1000 chilometri,
e non vi dico com'è stato questo viaggio perché lì si è toccato veramente il fondo, per cui all'inizio non è stata semplice. Perfecto, muy bien. Esto es lo que se vive normalmente detrás de los rallies. Pero hay has pilotado varias máquinas, varios coches, pero, o sea, máquinas sí lo digo en italiano. O sea, has pilotado varios coches, varias máquinas, pero a lo mejor hay alguno que ni siquiera nunca te has subido a uno de ellos, o sí, pero ¿cuál es tu coche favorito y por qué? Devo dire che il 208, la T16, è stata una macchina che praticamente l'ho sviluppata insieme ad altri piloti, anche Peugeot, però diciamo l'ho seguita bene dall'inizio, proprio dalla prima uscita, per cui mi ha dato una soddisfazione, anche avendo un budget ridotto. Abbiamo fatto uno sviluppo solo il primo anno e poi dopo non è andata avanti, ma comunque una macchina che diciamo con un investimento non altissimo mi ha proprio fatto capire che abbiamo tutto quello che si faceva era molto importante per la macchina, per portarla ad essere competitiva. E il sentirmi, cioè chiamare praticamente da tutte le parti del mondo per avere informazioni su questa macchina, dall'Ungheria al Sud America, alla Spagna, alla Finlandia, insomma, avere informazioni su come regolavo la macchina, questo ha fatto molto piacere sia a me che ad Anna. Vuol dire che comunque eravamo uno dei punti di riferimento dello sviluppo, ecco. Todo el mundo sabemos que tu copiloto es tu esposa. Danos esa experiencia simpaticísima que nunca vas a olvidar de ustedes dos arriba del coche. Guarda, ci sono tanti momenti, perché comunque è dal 2001 che corriamo insieme, per cui sono tanti anni. All'inizio abbiamo fatto, diciamo, nel 2001, quando come direttore sportivo avevo un signore che conosciamo bene noi due anche, che sarebbe il signor Nataloni, avevo come direttore sportivo. E per cui, ecco, all'inizio Anna è arrivata, era impaurita, era in un ambiente che è entrata veramente in punta di piedi, no? Però si è fatta apprezzare subito dal team, perché secondo me aveva una grossa tenacia, essendo tutte e due sciatori. Quando è stato il momento di tirar fuori la grinta in certe situazioni, alla prima gara che avevamo fatto, che era il rally di Piancavallo, mi ha dato la sicurezza di veramente poterci investire sopra e poterla tenere, come è successo poi per tutti questi anni. Un altro fatto molto importante è che si parla sempre se il navigatore può essere importante o quanto può essere importante. Allora, la risposta è sì, è molto importante, perché ci sono tanti bravi navigatori, però diciamo nella normale routine che c'è la prova speciale, c'è il sole o c'è la pioggia, va bene. Ci siamo trovati in diverse situazioni quando si piove, ma poi c'è la nebbia e poi non hai le gomme giuste, e poi avere la tranquillità di avere accanto una persona che ti conosce e ci hai fatto tutte le esperienze, che condividi anche certe situazioni di vita, è stata una cosa che secondo me è molto importante. Mi ricordo Verona 2014, quando ci giocavamo il campionato in 3 piloti, e nella nebbia in 2 prove praticamente abbiamo dato quasi 30 secondi agli altri che comunque stavano tirando. Ma perché? Perché nella nebbia mi ha dato una tranquillità, cioè leggeva le note pur non vedendo la strada, pur non capendo dove si era, perché avevamo le gomme d'asciutto e pioveva, che
mi ha fatto esprimere al massimo. Per cui questo, il navigatore in certe situazioni, diciamo, nella normale routine può contare, diciamo, tanto, ma magari non è determinante. Invece in altre situazioni, se non hai il navigatore bravo, arrivi secondo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a la última pregunta para darle las gracias a Paolo Andrucci por su tiempo, pero vamos antes a preguntarle, Paolo, si tú no fueras piloto de rallies, si tú no fueras lo todo como está tu vida ahora, ¿qué gusto, qué afición tienes que podrías pasar tu vida y podrías dedicar tu vida a ella, a esa otra afición que no sea ni los coches, ni en este caso pues la competizione, no? Anna mi prende in giro perché sto scrivendo con degli amici e che rimane un libro, no? E dice che sono bravo come scrittore, ma chiaramente mi prende in giro. E io invece quello che volevo fare, gli ho detto no, ma io scrittore mai, perché insomma non è che posso fare, ma il regista mi sarebbe piaciuto farlo. Paolo Andrucci, it was a pleasure for me to have you here. It was a pleasure for me to show who is Paolo Andrucci to all the people in Latin America. I think the next time that we are going to see each other is going to be maybe in Rally Legend this year or next year, whatever. But the next time that I see you again, I'm going to hug you because we deserve, all the people around the world deserve this big hug because we are very brave. Paolo Andrucci, thank you so much, and please take care of your family and stay at home. Ok, thank you very much. See you. Gianluca, muchísimas gracias, amigo, y desde la Bella Firenze, mi segunda casa, ahí está Gianluca Nataloni. Muchas gracias, Gianluca, and kisses for all of you. Thank you. Gracias, Ildi. Hasta pronto. Grazie, Gianluca. En el siguiente episodio. For sure, my priority in life is to be a rally driver. I want to be professional. I want to look like somebody that really wants that and is like ready to do anything to achieve this dream. So yeah, I think this is the main difference. Just have so much passion for this. I can even sell to people for how much passion I have. No te lo pierdas. Friends at Home de Rally Insight Plus Internacional.